Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Etazzi SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Etazzi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Etazzi durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Etazzi? Etazima è un farmaco a base del principio attivo ceftazidima pentaidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di terza generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Etazim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Etazim 1G/3 ml Polv. Persoluz. Inlet. Immunoflag. Polv. Più 1F Solv. 3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ceftazidima pentaidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Etazima è indicato per il trattamento delle infezioni di seguito riportate negli adulti e nei bambini compresi neonati, dalla nascita. Polmonite nosocomiale, infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica, meningite batterica, otite media cronica suppurativa, otite esterna maligna, infezioni complicate del tratto urinario, infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, infezioni complicate intraaddominali, infezioni delle ossa e delle articolazioni, peritonite associata a dialisi nei pazienti con dialisi peritoneale ambulatoriale continua, continuous ambulatory peritoneal dialysis CAPD. Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica o si sospetta essere associata con una delle infezioni elencate di sopra. La ceftazidima può essere utilizzata nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre che si sospetta essere causata da un'infezione batterica. La ceftazidima può essere utilizzata nella profilassi perioperatoria di infezioni del tratto urinario di pazienti sottoposti a resezione transuretrale della prostata, transuretral resection of the prostate TURP. La scelta della ceftazidima deve tenere in considerazione il suo spettro antibatterico che ha ristretto soprattutto ai batteri aerobi gram negativi, vedere paragrafi 4 e 5, 1. La ceftazidima deve essere somministrata assieme ad altri agenti antibatterici ogni volta che i batteri considerati potenzialmente responsabili di infezioni non rientrino nel suo spettro di attività. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia, popolazione pediatrica. Tabella 1. Adulti e bambini a 0-40 kg. Somministrazione intermittente. Infezione. Dose da somministrare. Infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica. Da 100 a 150 mg/kg/d ogni 8 ore, fino ad un massimo di 9 g al giorno 1. Neutropenia febbrile. 2 g ogni 8 ore. Polmonite nosocomiale. Meningite batterica. Batteriemia. Infezioni delle ossa e delle articolazioni. 1-2 g ogni 8 ore. Infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli. Infezioni complicate intraaddominali. Peritonite associata a dialisi nei pazienti in CAPD. Infezioni complicate del tratto urinario. 1-2 g ogni 8 ore o 12 ore. Profilassi perioperatoria per la resezione transuretrale della prostata, TURP. 1 g all'induzione dell'anestesia e una seconda dose alla rimozione del catetere. Otite media cronica suppurativa. Da 1 g a 2 g ogni 8 ore. Otite media maligna. 1 negli adulti con funzionalità renale normale sono stati usati 9 g/d senza effetti indesiderati. Se associata o sospetta essere associata con una delle infezioni elencate nel paragrafo 4, 1. Tabella 2. Bambini. 40 kg. Infezione. Dose usuale. Somministrazione intermittente. Infezioni complicate del tratto urinario. 100-150 mg/kg/d in 3 dosi divise, fino ad un massimo di 6 g/d. Otite media cronica suppurativa. Otite esterna maligna. Bambini neutropenici. 150 mg/kg/d in 3 dosi divise, fino ad un massimo 6 g/d. Infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica. Meningite batterica. Batteriemia. Infezioni delle ossa e delle articolazioni.
100-150 mg/kg/b in 3 dosi divise, fino ad un massimo 6 g/b. Infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli. Infezioni complicate intraaddominali. Peritonite associata a dialisi nei pazienti in CAPD. Somministrazione intermittente. Maggior parte delle infezioni. 25-60 mg/kg/b in 2 dosi divise 1 nei neonati e nei bambini di età 0 ai 2 mesi. L'emivita sierica può essere da 3 a 4 volte quella negli adulti, se associata o sospetta essere associata con una delle infezioni elencate nel paragrafo 4.1. Anziani. In considerazione della ridotta clearance della ceftazidima correlata all'età nei pazienti anziani, la dose giornaliera non deve normalmente superare i 3 g nei pazienti di oltre 80 anni di età. Insufficienza epatica. I dati disponibili non indicano la necessità di un aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione della funzionalità epatica da lieve a moderata. Non ci sono dati dagli studi nei pazienti con grave insufficienza epatica, vedere anche paragrafo 5.2. Si consiglia un attento monitoraggio clinico per la sicurezza e l'efficacia. Insufficienza renale. La ceftazidima è escreta immodificata dal rene. Pertanto, nei pazienti con funzionalità renale compromessa il dosaggio deve essere ridotto, vedere anche paragrafo 4.4. Una dose iniziale da carico di 1 g deve essere somministrata. Dosi di mantenimento devono essere basate sulla clearance della creatinina. Tabella 3. Dosi di mantenimento raccomandate di Tazin nell'insufficienza renale a euroinfusione intermittente. Adulti e bambini a 0,40 kg. Clearance della creatinina, ml/min. Creatinina sierica mmol/l, mg/dl, circa. Dose unitaria di Etazin raccomandata, g. Frequenza del dosaggio, oraria 50, 31, 150, 200, 1, 7, 2, 3, 1, 12, 30, 16, 200, 350, 2, 3, 4, 0, 1, 24, 15, 6, 350, 500, 4, 0, 5, 6, 0,5, 24, 5, 5,6, 0,5, 48. Nei pazienti con infezioni gravi la dose unitaria deve essere aumentata del 50% o deve essere aumenta la frequenza del dosaggio. Nei bambini la stima della clearance della creatinina deve essere calcolata in funzione della superficie corporea o della massa corporea magra. Bambini. 40 kg. Clearance della creatinina, ml/min. Creatinina sierica mmol/l, mg/dl, circa. Dosi individuali raccomandate mg/kg di peso corporeo. Frequenza del dosaggio, oraria 50, 31, 150, 200, 1, 7, 2, 3, 25, 12, 30, 16, 200, 350, 2, 3, 4, 0, 25, 24, 15, 6, 350, 500, 4, 0, 5, 6, 12,5, 24, 5, 5,6, 12,5, 48. I valori di creatinina sierica si basano sulle linee guida che possono non indicare esattamente lo stesso grado di riduzione per tutti i pazienti con funzionalità renale ridotta. Stimata sulla base della superficie corporea, o misurata. Si consiglia un attento monitoraggio clinico per la sicurezza e l'efficacia. Emodialisi. I valori di emivita sierica durante l'emodialisi variano da 3 a 5 ore. Dopo ogni periodo di emodialisi, la dose di mantenimento di ceftazidima raccomandata nella tabella qui di seguito deve essere ripetuta. Dialisi peritoneale. La ceftazidima può essere usata nella dialisi peritoneale e nella dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD. Oltre all'utilizzo per via endovenosa, la ceftazidima può essere aggiunta al liquido di dialisi, di solito da 125 a 250 mg per 2 litri di soluzione di dialisi. Per i pazienti con insufficienza renale in emodialisi continua arterovenosa o emofiltrazione ad alto flusso in unità di terapia intensiva, 1 g al giorno sia come dose singola o in dosi suddivise. Per l'emofiltrazione a basso flusso seguire il dosaggio raccomandato nell'insufficienza renale. Per i pazienti in emofiltrazione veno-venosa ed emodialisi veno-venosa, seguire il dosaggio raccomandato nelle tabelle qui di seguito. Tabella 5. Linee guida sul dosaggio in emofiltrazione continua veno-venosa. Funzionalità renale residua, clearance della creatinina ml/min. Dose di mantenimento, mg. Per un tasso di ultrafiltrazione, ml/min, D1. 5, 16, 7, 33, 3, 50, 0, 250, 250, 500, 500, 5, 250, 250, 500, 500, 10, 250, 500, 500, 750, 15, 250, 500, 500, 750, 20, 500, 500, 500, 750. 1 dose di mantenimento da somministrare ogni 12 ore.
Tabella 6. Linee guida sul dosaggio in emodialisi continua veno-venosa. Funzionalità renale residua, clearance della creatinina ml/min. Dose di mantenimento, mg, per un tasso di flusso dializzato di 1,0 litro/ora, 2,0 litro/ora, tasso di ultrafiltrazione, litro/ora, tasso di ultrafiltrazione, litri/ora, 0,5, 1,0, 2,0, 0,5, 1,0, 2,0, 0, 500, 500, 500, 500, 500, 750, 5, 500, 500, 750, 500, 500, 750, 10, 500, 500, 750, 500, 750, 1000, 15, 500, 750, 750, 750, 750, 1000, 20, 750, 750, 1000, 750, 750, 1000. 1 dose di mantenimento da somministrare ogni 12 ore. Modo di somministrazione. Etazin deve essere somministrato per iniezione endovenosa o per iniezione intramuscolare profonda. I siti di iniezione intramuscolare consigliati sono il quadrante superiore esterno del gluteus maximus o parte laterale della coscia. Soluzioni di Etazim possono essere somministrate direttamente in vena o introdotte attraverso un set infusionale se il paziente sta ricevendo liquidi per via parenterale. La via di somministrazione standard raccomandata è quella per iniezione intermittente endovenosa. La somministrazione intramuscolare deve essere considerata solo quando la via endovenosa non è possibile o almeno appropriata per il paziente. La dose dipende dalla gravità, dalla sensibilità, dal sito e dal tipo di infezione, dall'età e dalla funzionalità renale del paziente. Controindicazioni: ipersensibilità alla ceftazidima, a qualsiasi altra cefalosporina o ad una qualsiasi degli eccipienti. Anamnesi di grave ipersensibilità, ad esempio reazione anafilattica, a qualsiasi altro tipo di agente antibatterico beta-lattamico, penicilline, monobattamici e carbapenemici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come con tutti gli agenti antibatterici beta-lattamici, sono state riportate reazioni di ipersensibilità gravi e talvolta fatali. In caso di gravi reazioni di ipersensibilità il trattamento con ceftazidima deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati solo studi di interazione con probenecide e furosemide. L'uso concomitante di alte dosi con medicinali nefrotossici può avere effetti negativi sulla funzionalità renale, vedere paragrafo 4. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Etazin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Etazin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi ha una quantità limitata di dati sull'uso di ceftazidima in donne in stato di gravidanza. Studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, possono verificarsi effetti indesiderati, ad esempio capogiri, che possono compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, vedere paragrafo 4. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comuni sono eosinofilia, trombocitosi, flebite o tromboflebite con la somministrazione endovenosa, diarrea, aumenti transitori degli enzimi epatici, rash maculopapulare o urticarioide, dolore o infiammazione a seguito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può portare a sequele neurologiche tra le quali encefalopatia, convulsioni e coma. Sintomi di sovradosaggio possono verificarsi qualora la dose non venga ridotta in maniera appropriata nei pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafi 4 e 4. I livelli sierici di ceftazidima possono essere ridotti dalla emodialisi o dalla dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico. Cefalosporine di terza generazione, codice ATC. Ilunga 01DD02. Meccanismo d'azione. La ceftazidima inibisce la sintesi della parete cellulare batterica a seguito dell'adesione alle proteine. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione intramuscolare di 1 g di ceftazidima, i livelli plasmatici al picco di 37 mg/L vengono raggiunti rapidamente.
5 minuti dopo somministrazione endovenosa in volo di 500, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, tossicità della riproduzione. Non sono stati condotti studi, elenco degli eccipienti, flaconcino di polvere. Sodio carbonato anidro, fiala solvente, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di tazima a base di ceftazidima pentaidrato sono ceftazidima Almus, ceftazidima Astrofarma, ceftazidima Biofarma, ceftazidima Doc generici, ceftazidima Eurogenerici, ceftazidima Cabi, ceftazidima Milan Generics, ceftazidima Pensa, ceftazidima Sandoz, Deltazime, Dizatec, Fribat, Glazidim, Liotixil, Starcef, Tazidif, Tottizi. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.